Beni mette le mani sul pianoforte e gli viene fuori un arpeggio che siamo rimasti così, cioè, e io gli sono andato dietro e gli ho costruito una melodia sopra, ma senza avere un progetto preciso, semplicemente un'idea, l'abbiamo fissata, registrata e bene, ciao ciao, ci si vede domani. Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gerosso, uno di quelli che ha iniziato il Gerosso 54 anni fa. E nel Gerosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gerosso aveva ricevuto da Chiara Lubich una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita, quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Eccoci oggi ancora al Caffè con Lode, questa volta in un contesto molto diverso perché siamo nello studio della casa dove abito e questa volta abbiamo con noi un ospite illustre. Si tratta niente meno che di Mite Balduzzi che vedete qui. Benvenuto e ben trovato qui nella nostra casa. È un argomento molto importante, quello che vorrei trattare questa volta, perché noi abbiamo una vita molto intensa, molto di rapporti, di colloqui, di viaggi, di incontri e ci si chiede tante volte, ma penso che sono le domande che tutti ci facciamo. Ma che senso ha tutto questo? Mi ricordo come dice la Bibbia, no? C'è un momento per buttare, un momento per raccogliere, un momento per distruggere, un momento per costruire, ma tutto questo che senso ha? È incredibile che sono domande che si ponevano già niente meno 3.000-4.000 anni fa. E cosa resta di tutto quello che facciamo? Cos'è che noi possiamo raccogliere di questo? Per questo sono contento che qui c'è Mite, perché lui ha fatto una canzone che ci ha molto colpito, una riflessione che scende dentro di noi e ci fa pensare, ma anche ci dà quello squarcio, no? Come sa fare lui, di non tanto una soluzione facile, quanto una possibilità di meditare e trarre delle conclusioni noi. Mite. Grazie, ti ringrazio molto. Stiamo parlando dei primi anni 90, 92, 93 e come ci capitava ciclicamente stavamo rinnovando il repertorio, stavamo pensando a fare cose nuove. Come spesso succede, non sempre le canzoni, come ben sai, vengono giù dall'alto, no? Ispirate tante volte, molto più spesso sono frutto di lavoro, di mettersi lì e pensare, farsi venire delle idee, costruire. Io ho sempre detto non siamo artisti, siamo degli artigiani. I falegnami fanno le sedie, noi facciamo canzoni, cioè non siamo mica dei visionari. Appunto avevamo ricostruito un piccolo studiolo nel garage di casa mia insieme con Beni Enderle e Sandro Crippa e stavamo buttando giù idee. Tra l'altro eravamo abbastanza invasati perché erano i primi anni in cui nasceva il fenomeno del rap. Al Gerosso c'erano 2 americani, quindi ci solleticava questa cosa, però abbiamo lavorato 2 o 3 giorni, non è successo niente, eravamo abbastanza abbacchiati, ma insomma viene sera, si va a casa, ciao ciao, al momento di andare via Beni mette le mani sul pianoforte e gli viene fuori un arpeggio che siamo rimasti così, cioè non c'entrava niente con le idee che stavamo inseguendo, con i progetti che ci eravamo fatti, una cosa gli è venuta e io gli sono andato dietro e gli ho costruito una melodia sopra, ma senza
avere un progetto preciso, semplicemente un'idea, l'abbiamo fissata, registrata e bene, ciao ciao, ci si vede domani. Poi non so come mi è venuto in mente che in quei giorni avevo letto, ho sentito che il Papa Wojtyla, qualche giorno prima, non so se un'udienza o qualcosa, aveva, parlando di sé, aveva proprio detto questo concetto: che cosa resterà di noi, che cosa resterà di me alla fine della vita? Mi domando che cosa rimane di una vita. E io non so come questo concetto, queste parole, quell'arpeggio, quella melodia si sono tutte messe insieme a costruire questa canzone, che tra l'altro, appunto, ci penso adesso, è stata fatta 30 anni fa, quando io avevo 30 anni, poco più, quindi molto probabilmente non sapevo cosa dicevo, o comunque adesso sì che abbiamo un'esperienza ben più vera e ben più profonda. Certo, non voglio dire che è una risposta, una soluzione, però certamente, come hai detto tu prima, un invito a riflettere e a pensare, quello sì. Eh sì. È una riflessione che adesso facciamo con la nostra età molto seriamente e mi colpisce nelle parole che tu hai messo questa strana prospettiva che lentamente nella vita cambiano i valori, il pianto brilla nelle nostre mani, brilla più dell'oro. Ma non voglio fare ulteriori riflessioni, perché vi invito a sentire la canzone e trarne le conseguenze ciascuno, secondo il suo stato, secondo quello che vive, ma sapendo sempre che la vita è un'avventura meravigliosa, che vale la pena di viverla fino in fondo, perché è un qualcosa, un progetto che non si ripeterà mai più, non solo per ciascuno di noi, ma per tutto il contesto dell'umanità in cui viviamo. Ascoltiamo la canzone Cosa resta di me. Non dimenticate di iscrivervi nel nostro canale e, se volete ascoltare la canzone, fare clic in questo riquadro.